Ciao ragazzi, vi siete accorti che la vostra moto ha necessità di cambiare le pastiglie? Volete farlo ma non sapete come fare? Bene, nessun problema, ve lo spiego io. Ovviamente ve lo spiegherò dopo la sigla, ma prima di farvi vedere come fare, vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Ho notato che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti. Ragazzi, per me è molto importante che voi siate iscritti. Fatelo, a voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione io posso andare avanti con questo mio progetto. Bene, allora pronti per sapere come si cambiano le pastiglie della Goldwing sia dietro che davanti? Bene, e allora sigla! Bene, siamo pronti per cambiare le nostre pastiglie. Iniziamo dalla ruota posteriore, che è forse quella un po' più complicata da cambiare, però nel momento in cui abbiamo un ponte come questo, il lavoro è molto semplice. Fortunatamente c'è un amico che mi dà la possibilità di utilizzare il suo ponte e quindi lo posso fare. Però anche a casa, se non avete il ponte, è un po' più complicata, vi dovete sdraiare, però lo si fa benissimo. Quali sono gli attrezzi che noi dobbiamo avere? Ovviamente una lucina per quanto riguarda illuminare la parte che dove dobbiamo lavorare. Poi abbiamo bisogno di una chiave a brucola, che in questo caso è una T5, una 280 T5 come brucola, un cacciavite piatto molto largo e ovviamente le pastiglie originali Honda. Mi raccomando, originali Honda, non andate a comprare le cose che non sono Honda giusto per risparmiare, assolutamente no. Bene, adesso andiamo a vedere nello specifico cosa fare. Bene, io sono pronto per smontare quelle vecchie, per un discorso di comodità mi siedo così, sono all'altezza giusta delle pastiglie. Allora, cosa bisogna fare? Con il cacciavite largo noi lo andiamo ad inserire tra il disco e la pastiglia, quindi dove c'è il blocco freni, e andiamo ad allargare il pistoncino. Mi raccomando, fate questo movimento, quindi questo movimento e non questo, così evitiamo di graffiare i dischi. Quindi piano piano infiliamo, infilo, man mano che io vado a infilare il pistoncino si allarga e io vado a infilare fino in fondo. Lo faccio finché il pistoncino è a fine corsa. Oh, benissimo, è a fine corsa. Prossimo passaggio, vado a togliere, vedete qui, c'è un tappino in gomma e lo vado a togliere. Questo tappino altro non è che la protezione del perno che tiene su i dischi. Allora, una cosa importante, poco fa non ho detto, utilizzate anche un contenitore per mettere tutto ciò che voi andate a togliere. Questo fortunatamente è anche magnetico, così se vado a svitare delle viti le metto qua dentro e non si perdono. Allora, vado eccolo qua, svitato. Boh, si svita il perno e nel momento in cui io svito il perno, che lo tolgo completamente, le pastiglie vecchie cascano e quindi toglierle è una fesseria. Vado con la mano, così faccio più in fretta. Vedete, eccole qua. Vedete che man mano semplicemente cascano. Quel perno lo metto qua dentro che poi andrò a pulire. Allora, andiamo a vedere porca miseria, le pastiglie sono belle che consumate. Allora, vedete ci sono queste scranature. Queste scranature mi vanno ad indicare lo spessore delle pastiglie. Faccio vedere in questa maniera, vedete? Quindi effettivamente erano da cambiare, le ho cambiate. Prendo il mio perno e adesso lo vado a pulire, perché prima di rimetterlo deve essere bello che pulito. Allora, noi siamo pronti per montare le pastiglie nuove. Ovviamente abbiamo pulito il perno, che è fondamentale, questo va sempre pulito prima di rimetterlo. Una cosa importante, ragazzi, è quando noi smontiamo le pastiglie vecchie,
accertiamoci bene che i 3 pistoncini sono ben rientrati. Quello è importante, perché se non rientrano bene i pistoncini rischiamo di non riuscire a ficcare dentro le 2 pastiglie. Allora, le pastiglie abbiamo l'interno e l'esterno, ma è difficilissimo sbagliare, perché comunque si capisce subito. Iniziamo da quella interna, la infiliamo. Allora, portiamo il gruppo verso l'interno, ok, perfetto. Dovete sentire con le mani che la pastiglia si è incastrata all'interno del suo alloggiamento. Vedete qua c'è questa tacca, no? Questa tacca va verso l'alto, sentite con le dita che si va a incastrare. Poi andiamo a infilare anche quella esterna, è molto semplice, va da sola. Allora, perfetto. Allora, sto sentendo dentro, ok, faccio un po' di movimenti perché voglio sentire con le dita che si è incastrata. Dopodiché vado a infilare il mio pernetto. Vado a infilare il pernetto, faccio un po' di gioco con la pastiglia in modo tale che il perno vada anche... Ecco qua. Il perno è andato tutto dentro, adesso non mi resta che avvitare con la mia brugoletta. Vedete, il gioco è molto semplice. Ovviamente a volte può capitare che ci sono dei problemi, le pinze o meglio, i pistoncini delle pinze non sono ben tirati, i problemi sono tanti. Allora in questo caso qua il lavoro è molto più complesso, però io voglio ricordare una cosa: prima di fare questi lavori accertatevi di avere innanzitutto l'attrezzatura giusta, i pezzi originali Honda ovviamente, e una cosa più importante è la manualità. Se voi avete la manualità per fare questi lavori, bene, altrimenti lasciate stare, affidatevi a un professionista, ovviamente da un concessionario Honda, oppure ce ne sono meccanici che sanno riparare le Honda Goldwing. Mi raccomando che siano capaci di lavorare sulle Honda Goldwing. Bene, io ho stretto, non più di tanto, non sto lì a stringere da far troppa forza. Ok, e la cosa importante, non dimentichiamoci il pirulino qua, il cosino di plastica, il tappino, così non ci entra acqua, non ci entra sporcizie e il nostro filetto, diciamo, la nostra brugolina dentro è ben che riparata dalla sporcizia. Bene, detto ciò, andiamo a vedere come si cambiano quelle davanti. Abbiamo fatto la ruota posteriore, andiamo a fare quella anteriore, che è molto più semplice. Ovviamente, la prima cosa ci andiamo ad allargare i pistoncini, sempre utilizzando il cacciavite largo. Mi raccomando, fate questo movimento. Man mano andate dentro, andate dentro, andate dentro. Ok, davanti è un po' più semplice. Ok. Boh. Fatto ciò, togliamo il nostro gommino, la protezione, andiamo a svitare, è un po' duretto però, ecco qua, perfetto. Dopodiché andiamo a togliere il nostro perno, che poi andremo a pulire, come le pastiglie dietro, anche quelle davanti, nel momento in cui le togliamo il pernetto dovrebbero cascare. No, ancora un altro giro. Ok. Ecco, prima pastiglia. Eccole qua, sono cascate. Come vedete, anche queste pastiglie sono consumate, quindi vanno cambiate. Le andiamo a cambiare, però prima di mettere le pastiglie nuove, sempre originale Honda, mi raccomando, andiamo a pulire il nostro perno. Pernetto pulito, e adesso andiamo a mettere le nostre pastiglie. Anche in questo caso abbiamo quella interna e quella esterna, ma anche in questo caso è materialmente impossibile sbagliare. Allora, questa volta voglio partire, che è più comodo, da quella interna, così io mi vado a mettere il mio pernetto, ecco, vado a mettere così che mi va a bloccare la pastiglia, è più comodo.
Poi mi vado a mettere la pastiglia interna, è inserita. Ovviamente noterete che fa una leggera forza perché c'è una specie di molla, c'è un pernetto, però va bene. Ok, scusate, anche in questo caso bisogna trovare il punto esatto dove mettere, ecco qua. Bene, messe, andiamo a stringere. Questo è molto più semplice. Avvitiamo, avvitiamo, avvitiamo. Stringiamo. Non più di tanto. Mettiamo il nostro gommino come al solito. E voilà! Les jeux sont faits. Andiamo a cambiare anche le pastiglie dall'altra parte e poi ci vediamo per i saluti finali e per gli ultimi consigli utili. Abbiamo cambiato le pastiglie posteriori e anteriori, quelle di dietro abbiamo visto un po' di problemi ma tutto si risolve. Vi voglio ricordare che prima di fare questi lavori ricordate di avere l'attrezzatura giusta, i pezzi originali e soprattutto la manualità, lo ribadisco tante volte. Se non avete la manualità affidatevi a un meccanico Honda oppure a un meccanico che sappia aggiustare, sappia mettere le mani sulle Goldwing, perché comunque sembrano molto facili ma è necessario conoscere alcuni dettagli particolari. Una cosa che ho dimenticato di dire, che è molto importante, prima di mettersi su strada, è quello di dare delle pompate ai freni, quindi lo facciamo col freno posteriore fin quando diventa duro, perfetto, e lo facciamo anche col freno anteriore, perfetto, anche questo qua è duro, in modo tale da mettere in tensione, tra virgolette, in tensione i pistoncini, così le pastiglie posteriori e anteriori sono già belle che in posizione vicino ai dischi. Bene, detto ciò io concludo questo video e vi ricordo che se ci sono dei commenti e se ci sono dei suggerimenti scrivetelo giù nei commenti. Non devo dire altro, anzi vi ricordo di iscrivervi al mio canale, come ho detto all'inizio. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, che è il pollicione verso l'alto, e perché no, condividetelo anche sui vostri social, condividete questo video con i vostri amici. Concludo dicendo il classico motto del buon Nico Cereghini, ovvero casco in testa ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.